Eccoci nel Tirolo austriaco. Oggi vi porto a Zöiden, in cima al Geislach-Köge, a oltre 3000 metri di altezza. Questa location del film Spectre ospita anche un'installazione cinematografica futuristica chiamata 007 Elements, naturalmente dedicata ai film di James Bond, in un elegante museo alpino con vista panoramica. La plaza, ovvero la terrazza panoramica, paga un evidente tributo allo scenografo Ken Adam. La spigolosa struttura è chiaramente ispirata al lavoro del geniale designer, famoso proprio per le sue innovative scenografie in tutti i film interpretati da Sean Connery, con la sola eccezione di Dalla Russia con amore, oltre a La spia che mi amava e Moonraker con Roger Moore. In un angolo riconosciamo l'immaginario stemma araldico della famiglia Bond, col motto "Il mondo non basta". Siamo entrati percorrendo il corridoio Barrel of the Gun, canna della pistola, accompagnati dai titoli del film Spectre. Le musiche e le sequenze dei titoli di testa sono infatti uno degli ingredienti, o meglio, uno degli elementi dei film della serie. Ma prima di addentrarci nelle varie gallerie interattive, analizziamo le location cinematografiche. Nel 2015 la produzione del 24esimo film di 007 sceglie l'ultramoderna struttura in vetro dell'ISQ Restaurant per ambientarci la clinica Hofner, dove Bond incontra Madeleine per la prima volta. Mentre Q torna a valle usando la stessa cabinovia che abbiamo appena preso, e alcune sue scene sono state girate presso la stazione intermedia, la bella dottoressa viene rapita e costretta a salire sul fuoristrada dei cattivi. Un Land Rover Defender SVX è posizionato poco lontano dal ristorante, mentre un Range Rover Sport SVR è esposto all'interno della stazione di partenza della cabinovia. Dunque, da questa vetta parte l'inseguimento e le vetrate di un corridoio del museo offrono proprio la visuale sulle vallate dei ghiacciai Rettenbach e Tiefenbach, dove avvengono le riprese. Mentre nella Action Hall vediamo quello che resta del velivolo con cui 007 insegue i rapitori di Madeleine. Questo salone analizza l'elemento degli stunt e degli effetti speciali e vi troviamo lo studio per la realizzazione dell'inseguimento. Torniamo allora all'interno del museo, dove abbiamo 1300 metri quadrati, suddivisi in 9 gallerie high-tech disposte su 2 livelli. Siamo arrivati alla lobby, l'atrio che ricorda le anticamere in cui solitamente Bond attende il suo confronto con l'antagonista. After failed attempts to bring Bond to the big screen, it is producers Cubby Broccoli and Harry Saltzman who finally succeed. A deal is struck and Eon Productions is born. Qui veniamo intrattenuti da un filmato esclusivo sul dietro le quinte del film e sulle origini del mito, presentato dal regista Sam Mendes. Welcome, James. It's been a long time. Finally, here we are. Of course, Spectre. Il successivo antro è la buia tana degli antagonisti, dall'inquietante organizzazione criminale della Spectre ai rivali più iconici, spietati e carismatici. Why are you here? Like every great artist, I want to create an indisputable masterpiece.
quartermaster. Are you putting your life in my hands again? We're under attack. They need you. You are ready for this? Yes, Mom. Mr. Bond. James Bond. Mr. Bond, I expect you to die. All of us here together. A reunion. Goodbye, Mr. Bond. You really are quite insane. It depends, Mr. Bond, on which side of the loss you are. Gli antagonisti sono infatti un altro elemento caratteristico di questo mito. Si procede nella briefing room, un'ulteriore sala cinematografica per un'esperienza immersiva nel mondo di James Bond. From the first novel written by Fleming and his GoldenEye estate, awe-inspiring locations have been at the heart of every James Bond story. Since that first novel, Bond has traveled the globe in style, introducing audiences to unfamiliar destinations and diverse cultures. Qui ripercorriamo l'intera storia del celebre agente segreto, attraverso le location e i set, guidati dalla narrazione di Miss Moneypenny nell'interpretazione di Naomi Harris. Over the years, these locations have inspired many memorable movie sets, and the location choices often demand ingenuity when it comes to set design. Please look at this clip from the film Goldfinger. With action scenes unfolding in and around Fort Knox, the art department constructed a life-size replica on the backlot at Pinewood Studios. Production designer Sir Ken Adam oversaw the building of a vast interior set, a cathedral of gold, for the climatic battle in the vault between Oddjob and Bond. While location scouting for You Only Live Twice, Adam and producer Cubby Broccoli flew over a string of volcanic islands in the North Pacific. And it was here that they were inspired to place Blofeld's lair inside a volcanic crater. Towering almost 40 meters over the backlot at Pinewood Studios, it was the biggest film set Europe had ever seen. The set housed a fully functional monorail and had a retractable roof large enough to allow the entry of a full-sized helicopter. To create consistent, believable scenes, the films needed to be edited seamlessly from locations to studio set builds. In The Man with the Golden Gun, filmmakers elected to use the wreck of the Queen Elizabeth in Hong Kong Harbour as M's Eastern HQ. And just as many unforgettable locations populating every Bond film, including the most recent, Spectre. When designing Spectre,
the filmmakers moved their story back and forth between contrasting hot and cold environments. Director Sam Mendes insisted that Bond and Madeline meet in an icy and isolated realm, which would reflect each character's frame of mind. They met in the mountains, just a few meters from where you stand now. This part of the Bond story began in 2014, when location manager Emma Pill discovered the recently completed Ice Cube restaurant here in Sultan. Production designer Dennis Gassner believed that the Ice Cube had just the right aesthetic to frame. Per affinità accomunerei Zoiden a Piz Gloria. Certo, la prima si trova in Austria, mentre la seconda è in Svizzera, ma siamo sempre sulle Alpi e sono entrambe location bondiane, con museo annesso proprio sulla vetta di una montagna. Al piano di sotto abbiamo il laboratorio tecnico, dove il focus è ovviamente sull'elemento tecnologico e i gadget. Oltre alla Action Hall che abbiamo già visto, è presente ancora una sala che proietta proprio l'inseguimento già analizzato e l'ultima stanza interattiva dove è esposto anche l'abbigliamento da sci di 007, a opera di Willy Bogner, l'ex sciatore tedesco responsabile delle più belle riprese sugli sci dal 1969 al 1985. E anche stavolta è tutto. A presto, con nuove location bondiane.